Benvenuti o bentornati sulla Poli Artificiale, canale in cui parliamo di dati e di intelligenza artificiale. E se parliamo di dati, come non parlare di R? R è un software e linguaggio di programmazione tra i più utilizzati per l'analisi dei dati. E quello che voglio fare oggi con voi è fare un tutorial e vedremo quasi tutti gli elementi basici con i quali già potrete fare una buona programmazione in R. Il tutorial si chiama Indovina chi viene a cena perché in questo tutorial non ci saranno variabili chiamate Pippo, non ci saranno print hello world, ma ci sarà appunto un problema. Immaginiamo di avere una lista di invitati che vogliamo invitare a casa nostra e che in questa cena vogliamo organizzare le nostre prossime vacanze estive. Vogliamo trovare dei possibili compagni di viaggio e quindi vogliamo invitare le persone che vogliono viaggiare e che hanno il nostro stesso ideale di vacanza. Prima di iniziare, se vi piace il mio canale e volete supportarlo, iscrivetevi. Nuovi video verranno anche se, come avrete visto, non arrivano tutte le settimane, e mettete mi piace se vi piacerà appunto questo video e condividetelo con chi pensate possa essere interessato. Sono da poco anche su Twitch, ho soltanto fatto una live, ma ho intenzione di farne altre e potremo appunto programmare insieme, quindi se volete seguitemi anche lì. Questo video sarà strutturato in capitoli, una prima parte per le persone che non hanno installato R e che vogliono appunto installarlo e programmare, e poi ci sarà la seconda parte in cui ogni capitolo sarà un elemento basico di R. Per scaricare R avete bisogno di due programmi, uno è R, quindi andate su Google e scrivete R download, poi aprite la pagina di R e scaricate R per il vostro sistema operativo. Una volta installato R, installeremo un secondo software che si chiama RStudio, cioè RStudio è praticamente un'interfaccia, utilizza R, ma a differenza di R, quello che permette è in alto a sinistra avere tutto il codice e correre solo parti di codice, invece in R questo non è possibile. In alto a destra potrete vedere le variabili che salverete, ne parliamo più tardi. In basso a destra troverete una sezione in cui potrete vedere i vostri grafici e in basso a sinistra lancerete il vostro codice, troverete degli errori o troverete appunto alcuni risultati. Questa combinazione può essere cambiata dipendendo dal vostro setup di RStudio. Per installare RStudio andare di nuovo su Google e questa volta scrivere RStudio Download, lo installate e adesso apriamo RStudio. Il tutorial lo trovate sotto il video, vi riporterà al file e potete scaricarlo e utilizzarlo sul vostro computer. Ok. Quindi iniziamo, abbiamo 5 invitati e questi 5 invitati sono dei nostri amici che possono essere uomo o donna, hanno un'età, una nazionalità e vogliono partire o no per le vacanze estive. Ovviamente questo script è informativo e nel caso noi avessimo 5 amici è facile in realtà capire chi voler invitare a seconda delle nostre preferenze, ma immaginiamoci di essere la regina Elisabetta che ha tanti invitati e magari uno script le sarebbe utile per capire chi potrebbe invitare a cena. Quindi quello che dobbiamo fare come primo passo è salvare i nostri amici nel sistema in modo tale che possiamo appunto creare un piccolo script che ci dica con chi cenare o no. Come fare questa cosa? Se dovessimo scrivere nel nostro linguaggio, R non capirebbe, ci darebbe errore. Quello che dobbiamo fare è scriverlo nel suo linguaggio. Per parlare nel suo linguaggio dobbiamo creare delle variabili, degli oggetti. Quindi i nostri amici saranno degli oggetti. Gli oggetti possono essere di diversi tipi. In questo caso creeremo una lista. La lista è il primo elemento basico di R che vi presento. Praticamente per definire una lista in R bisogna solo scrivere list, perché ricordiamoci che tutti i linguaggi di programmazione si ispirano alla lingua inglese, e bisogna mettere appunto il tutto tra delle parentesi. Le parentesi sono molto importanti, ce ne sono di diversi tipi, in questo caso per creare la lista vanno solo le parentesi tonde. Se facciamo così creiamo una lista vuota, quindi la nostra amica Gianna è vuota e quindi iniziamo a metterci così dentro. Ci sono 3 diversi tipi di dati che vi voglio presentare e che andremo a mettere nell'oggetto Gianna. I primi sono i dati, che sono appunto delle parole, e per definire le parole bisogna mettere 2 virgolette e queste parole vengono chiamate character o string. Se noi non dovessimo mettere le 2 virgolette, quello che stiamo dicendo ad R è che in realtà quello è un oggetto, e per distinguere l'oggetto da un dato che è soltanto una parola bisogna mettere le 2 virgolette. Il secondo tipo di dato che possiamo inserire nell'oggetto Gianna è l'età. Questo dato è numerico ed R riconosce il carattere numerico così com'è, senza bisogno di metterlo in forme strane. Il terzo tipo di dato che invece andremo a mettere è
chiamato dato booleano, ovvero falso vero. Per definire questo dato possiamo mettere true o T se appunto è vero, o F o false se invece è falso. Come vedete, se mettiamo la F con delle virgolette intendiamo genere femminile, invece se mettiamo una F senza virgolette intendiamo che quella determinata cosa che diciamo è falsa e falsa. Per rendere la lista più leggibile aggiungeremo ad ogni dato un nome. A FM metteremo che stiamo parlando del sesso, al 30 metteremo che stiamo parlando dell'età, eccetera, eccetera. Per vedere le liste che abbiamo appena creato, quello che faremo è utilizzare una funzione e la funzione in questione si chiama print. Le funzioni cosa fanno? Le funzioni eseguono delle operazioni, dei calcoli con i nostri dati. La funzione print quello che fa è stampare, quindi farci vedere quello che c'è all'interno di un oggetto. Quindi tornando alla nostra cena, sappiamo già che invitati potrebbero esserci e la mia domanda in questo momento per voi è: come faremo noi a capire chi invitare a cena? Quello che faremo praticamente è sapere dove vogliamo andare in vacanza e sapere con chi vogliamo andare in vacanza, ovvero magari vogliamo organizzare una vacanza tutte donne e quindi escluderemo gli uomini, oppure vogliamo fare una vacanza al lago, quindi escluderemo le persone che vogliono andare per esempio in montagna. Quindi come primo step mettiamo le caratteristiche che piacciono a noi e secondo quello che farei personalmente è pensare ad ogni invitato e pensare se per me quel candidato potrebbe andare bene o no per la mia prossima vacanza. Quindi facciamo questa cosa in 2 step. Uno, quello che faremo è creare una lista con il mio candidato ipotetico. Questa cosa è abbastanza semplice perché l'abbiamo già fatta, quindi invece di metterci un candidato vero, ci mettiamo un candidato ideale. Unica cosa che voglio cambiare in questa lista è che invece di scegliere una sola cosa posso anche mettere più opzioni. Per esempio, se io volessi mettere non solo il sesso maschile ma anche femminile posso farlo. Quello che devo fare è racchiuderle non solo in una parentesi ma ci devo anche mettere una bella C davanti. Perché una C? Questo è il modo di R di creare un vettore. Il vettore è un altro oggetto. La differenza tra la lista e il vettore è che la lista può prendere diversi tipi di dati, mentre il vettore può prendere soltanto un tipo di dato. Può essere un vettore numerico o può essere un vettore fatto soltanto da strings. Quindi questa è la grande differenza. Questo è il primo step per definire il candidato e il secondo è prendere il nostro candidato ideale e prendere ogni nostro possibile invitato e vedere se ci sono delle caratteristiche che coincidono. E questo è quello che faremo con 2 elementi, che sono il loop, che si chiama anche for loop, e il condizionale if. Quello che è molto utile fare quando si usa un linguaggio di programmazione è quello di scrivere uno pseudocodice. Ci aiuta appunto a capire cosa vogliamo scrivere e poi lo traduciamo nella lingua DR. È un pochettino come appunto parlare un'altra lingua. Se non siamo molto familiari con una lingua, quello che facciamo è scrivere oppure pensare la frase nella nostra lingua italiano e poi la traduciamo nella lingua che vogliamo tradurre. E facciamo la stessa cosa anche per R. È un altro linguaggio. Quello che faremo appunto è valutare per ogni candidato, quindi for each candidate, vedremo le sue caratteristiche e se, quindi if, tutte le caratteristiche che noi vogliamo ce le ha il nostro candidato, allora quella persona potrà venire in vacanza con noi. Penso che l'idea sia chiara, adesso andiamo a vedere esattamente come fare. Prima di fare il for loop, quello che dobbiamo fare è mettere insieme tutti i nostri amici in una grande lista, quindi fare una lista delle liste e con il for loop possiamo iterare in questa grande lista che abbiamo fatto e vedere se tutti i nostri amici hanno tutte le caratteristiche che vogliamo. Anche il for loop, come anche le liste, come anche i vettori, hanno bisogno di parentesi, ma questa volta di 2 tipi di parentesi. Le prime sono le parentesi tonde e le seconde sono parentesi graffe. Quello che vogliamo dire è per ogni candidato della grande lista che abbiamo creato. Per scrivere così si fa for candidato, in realtà qui ci potete mettere quello che volete perché state creando voi in questo caso un oggetto, una variabile, e lo chiamiamo candidato perché è sempre meglio chiamarlo in modo tale che si capisca che cosa stiamo andando a creare. Dal primo elemento, che per R è 1,
alla fine della lista. Quindi in questo momento non li stiamo passando la nostra lista, gli stiamo dicendo quante volte deve iterare questo for loop e quindi deve iterare tante volte quanti sono gli invitati della lista. E per dire questo usiamo un'altra funzione che è length, che appunto è lunghezza, e mettiamo la nostra lista. La nostra lista in questo caso ha 5 elementi, quindi da 1 a 5. E per dire a 5 mettiamo i 2 punti. Se noi stampiamo direttamente 1 a 5, ci crea 5 numeri. Quello che faremo nel loop è creare questo candidato che ogni volta che finiremo l'iterazione avrà un numero diverso, quindi inizierà con l'1, poi andrà col 2 fino al numero della lunghezza della nostra lista. Adesso passiamo al if statement o alla condizionale. E quello che facciamo è vedere le caratteristiche che abbiamo e vedere se le ritroviamo anche nel nostro candidato ideale che abbiamo creato prima. E adesso quello che stiamo dicendo è if, e anche if funziona come il for loop, ha le 2 parentesi tonde e poi ha le graffe alla fine. Per accedere al nostro primo candidato, che è sempre la famosa Gianna, quello che faremo è mettere candidati e mettere 2 parentesi quadre. Dato che è una lista della lista, credo, bisogna mettere 2 parentesi quadre. E di Gianna quello che vogliamo vedere sono tutte le sue caratteristiche. Quindi quello che faremo è accedere alla caratteristica sesso e quello che vogliamo è che il suo genere sia anche quello contenuto nel nostro candidato ideale. Se questa condizione è soddisfatta, allora fai qualcosa. E questo qualcosa si trova sempre, anche come nel for loop, nelle parentesi graffe. Quello che faremo è creare tante condizioni, ovvero if conditions, tante quante sono le caratteristiche dei nostri amici, perché quello che vogliamo è che tutte le caratteristiche dei nostri amici siano soddisfatte nelle caratteristiche del nostro candidato ideale. Ok? Faremo la stessa cosa anche per gli anni, per le vacanze, per se vogliono viaggiare o no e per la nazionalità. Quello che faremo è salvare gli invitati che coincidono col nostro candidato ideale, li salveremo in un vettore. Il problema è che sia nell'if statement che nel for loop si possono dichiarare variabili, il problema è che poi non vengono salvate. Per poterle salvare fuori dal for loop, perché comunque dopo vogliamo fare altre cose, vogliamo visualizzare chi viene magari in vacanza con noi, quello che faremo è praticamente creare un vettore vuoto fuori e riempirlo soltanto con i nostri candidati ideali. Un vettore vuoto sappiamo bene che si fa così: se ci sono più candidati, quello che dobbiamo fare è aggiungere un candidato dopo l'altro e quindi per fare in questo modo salveremo il vettore nello stesso modo che prima, quindi invitati, ma invece di sovrascriverlo aggiungeremo al vettore vuoto tutti gli invitati che coincidono col nostro candidato ideale. Con questo for loop sappiamo già i nostri invitati a cena. L'unico passaggio che ci manca è visualizzare questa informazione. Per visualizzarlo ho deciso di utilizzare un grafico a torta, un pie chart. E per fare questo grafico si usa un'altra funzione che è una funzione basica di R, che è appunto pie. Questa funzione pie può prendere tanti valori, in realtà ne utilizzeremo solo 3 e questi valori sono: il primo sono i numeri degli spicchi della torta, il secondo sono i label, ovvero i nomi dei nostri amici in questo caso, quindi come vogliamo chiamare ogni spicchio della nostra torta, e l'ultimo è il col, che è il colore con cui vogliamo colorare le nostre fette di torta. E quindi mettiamo nelle X i valori che sono mostrati per ogni fetta di torta, dato che noi stiamo contando le persone, non ci interessa avere fette più o meno grandi, ma ci interessa avere delle stesse dimensioni, e quindi praticamente metteremo un valore per ogni invitato e lo faremo in questo modo: metteremo un valore, per esempio un numero 1, e lo ripeteremo tante volte quanti sono gli invitati, e per fare questo utilizzeremo la funzione rep. Infatti quello che fa rep è ripetere il numero 1 tante volte quanti invitati. Nella seconda parte metteremo appunto i nostri invitati, che appunto sono i nomi dei nostri invitati, e terzo potete mettere i colori che volete. I colori possono essere messi
esprimersi o in questo modo, facendo un vettore di colori, oppure potete scegliere dei vettori di colori che esistono già. E ho utilizzato questo vettore Rainbow e ho selezionato 5 colori, che appunto sono i nostri 5 invitati, ma potete sceglierne anche di più. Stampiamo e vediamo appunto che questi sono i prossimi invitati che verranno a cena a casa vostra, e quindi potete organizzare in santa pace le vostre vacanze estive. Il tutorial di oggi finisce qui. Questo è solo un modo, ma ci sono altri infiniti modi per fare questo script, anche più efficaci, più belli, e se vi va possiamo vederlo insieme. E ho pensato di fare delle dirette di Twitch in cui possiamo fare appunto le nostre sessioni di programmazione e possiamo per esempio iniziare a modificare questo script a seconda delle vostre esigenze o dei vostri desideri. Di nuovo grazie mille se siete arrivati fino a qui, spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Lasciatemi nei vostri commenti se vi interessa la programmazione di R, se vi è piaciuta e se volete programmare insieme a me su Twitch. Io vi saluto qui e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!